Ciao a tutti, io sono Sara Armellin e benvenuti nel mio canale. Oggi finalmente vi mostro come sdifettare un cartamodello. Ho indossato qualche volta la gonna a tubino che abbiamo realizzato insieme qualche video fa per vedere com'era, come stava addosso. Se ve la siete persi vi lascio il link qui sopra e sotto in descrizione. E devo dire che è piuttosto comoda. Io non sono abituata a portare capi tanto aderenti, questa ovviamente lo è e molto, però nonostante ciò è molto comoda e si cammina bene. Però poi mi sono resa conto, indossandola un po', che camminando tendono a crearsi delle piccole pieghine a livello dei fianchi che sono un po' antiestetiche e quindi sono arrivata alla conclusione che il cartamodello aveva qualche difettino che andava sistemato e essendo che il cartamodello della gonna base voglio che sia perfetto per poterlo utilizzare per futuri capi, oggi lo andremo a sdifettare. Tra l'altro me lo sto sistemando anche in preparazione del prossimo video che sarà il tutorial della gonna pantalone che mi avete richiesto, quindi se siete interessati a vederlo iscrivetevi al canale e attivate la campanella così non ve lo perderete. Quando si fanno cartamodelli base si fanno su una conformazione standard, quindi è abbastanza normale che non siano perfetti al primo tentativo perché vanno sdifettati poi sulla propria figura, facendo tendenzialmente una tela di prova. Io in questo caso non l'ho fatta, errore gravissimo, ho fatto direttamente una gonna a tubino capo finito e ovviamente ora ne pago le conseguenze, quindi consiglio a voi assolutamente fate ogni volta una tela di prova, ogni volta che fate un cartamodello base nuovo, così eviterete di perdere un sacco di tempo a fare capi che poi mostrano dei difettini che potevate assolutamente evitare. Tra i prossimi video mi piacerebbe anche approfondire questo tema delle tele di prova, come farle, come usarle per sdifettare i capi. Quindi se può interessarvi approfondire questo argomento fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Bene, non perdiamo altro tempo e iniziamo. Le pieghe che voglio andare ad eliminare si creano principalmente qui, nel fianco e nel pezzo che va dalla vita al bacino. Si creano perché qui c'è troppa stoffa e per toglierla andremo ad agire in vari punti del cartamodello. La toglieremo in particolare da qui, nella parte alta del fianco vicino alla vita. Il dietro invece veste piuttosto bene e le uniche pieghine da eliminare sono queste due. Le pence del davanti hanno la punta troppo pronunciata, questo perché sono troppo larghe, quindi le stringeremo e le faremo un pelo curve in modo che seguano meglio la forma dell'addome. Vado a stringermi un po' anche il fianco circa a livello del bacino, credo possa bastare mezzo centimetro per parte in modo da mantenere comunque un po' di comodità. E per diminuire la stoffa che c'è tra la vita e il bacino andrò ad abbassare anche un po' la vita di mezzo centimetro su tutto il cartamodello eliminando questa parte di stoffa. Le pence scendono a mio parere un po' troppo dritte, quindi le farò un po' inclinate verso il fianco. Ok, iniziamo a correggere il cartamodello, farò tutte le modifiche con questa matita rossa così spero che sia più facile da seguire. Partiamo dalle modifiche più semplici, come vi dicevo prima dobbiamo ridurre la quantità di stoffa che c'è qui tra la vita e il bacino e lo farò prima di tutto riducendo l'altezza fianco nel cartamodello, alzando la linea bacino di 1 centimetro verso l'alto e poi abbasserò anche tutta la linea vita di mezzo centimetro. Con queste due prime modifiche ho già ridotto un po' il pezzo tra la vita e il bacino. L'altra cosa che non mi piaceva era l'inclinazione delle pence, quindi sposterò la punta delle pence verso l'esterno, verso il fianco di mezzo centimetro. Quindi ora la nuova linea pence è inclinata e arriva fino a qui. Come vi accennavo prima, uno dei problemi è che la pence davanti è troppo larga e quindi sulla gonna la punta si vede tanto. Ora quindi la porto a una larghezza di 1 centimetro per parte massimo, anche un pelo meno. Anche nel dietro sposto la punta della pence di mezzo centimetro verso il fianco. E per la pence del dietro la larghezza andava già bene, quindi non serve modificarla. Questo è il nuovo centro della pence e ridisegno quindi i lati. Per fare in modo che le pence avvolgano meglio il corpo e segnino meno sulle punte, anziché disegnarle dritte possiamo disegnare i lati delle pence curvi verso il centro della pence. Per ora li lascio dritti per non fare un casino eccessivo di linee, le disegnerò tonde dopo quando ricopierò il cartamodello finito. Ora assottigliamo un po' la gonna sul fianco togliendo mezzo centimetro davanti e dietro. Sulla gonna mi sono già presa la misura di dove stringere, ossia tra i 10 e i 20 cm sotto alla vita.
Quello che dobbiamo fare ora è togliere ancora un po' di stoffa qui e ora vi spiego qual è il metodo più corretto per farlo. Chiudiamo momentaneamente la pens con scotch di carta sia davanti sia dietro e vediamo come scorre la linea della vita. Come immaginavo, il problema deriva dal fatto che l'inclinazione della linea vita è troppa. Un'inclinazione corretta dovrebbe andare come qui da 0 sul fianco a 1 o 2 cm massimo nel centro davanti e nel centro dietro. Quindi ora mi tiro una linea perpendicolare al centro davanti verso il fianco, poi salgo di 2 cm e da qui possiamo ridisegnare la linea della vita con un'inclinazione più corretta e così abbiamo tolto un altro centimetro di stoffa in eccesso sul fianco. Verifichiamo ora che lato destro e sinistro della pens siano lunghi uguali, in caso contrario ci si abbassa o ci si alza dei millimetri necessari lungo la linea della vita. Richiudo la pens e traccio la linea della vita con il curvilineo per averla un po' più regolare. Riapriamo la pens e la nuova linea è questa. Per quanto riguarda il dietro, chiudiamo la pens e ci spostiamo in giù sul fianco della stessa misura del davanti. Verifico comunque la misura come abbiamo fatto prima tirando una linea perpendicolare al centro dietro. E poi mi segno la nuova linea con il curvilineo. Misuro anche qui i due lati della pens e verifico che siano lunghi uguali. La prossima cosa da fare è vedere come scorre la linea della vita qui nei fianchi e per farlo mi devo ricopiare al volo su un altro foglio tutta la linea della vita con le pens chiuse per farmi un'idea complessiva di come viene una volta finita e una volta chiuse tutte le pens. Chiaramente mi copio la linea nuova, quella già sistemata fino adesso. Allora, la linea non è male, però qui fa un po' di punta, quindi la alzerei un pochino per farla un po' più lineare, diciamo. Quindi questo dopo ricordiamoci che devo andare a sistemarlo nel cartamodello qui sotto, andando a alzare un pochino queste linee. Probabilmente erano già giuste quelle fatte prima. Questa è la nostra linea della vita completa, direi che anche nel fianco ci siamo e si unisce bene tra davanti e dietro. Ora riportiamo questa modifica nel cartamodello. Qui in realtà vanno bene due linee che avevo già segnato in precedenza. Ora dobbiamo preparare una tela di prova per vedere se il cartamodello funziona. Mi ricopio su un foglio a parte il davanti con tutte le nuove linee e mi ricopio il dietro. Lasciamo stare gli spacchi e l'orlo che tanto non ci servono per capire se abbiamo sistemato bene il cartamodello. Però il cinturino sì, lo faccio per capire come la gonna veste in vita. Ora dobbiamo verificare che la lunghezza vita del cartamodello coincida con la nostra lunghezza della vita reale. Misuriamo quindi nel cartamodello la vita totale, il davanti per 2 più la vita dietro per 2. La misura totale dovrebbe misurare come la nostra vita più circa 2 cm di vestibilità, che tradotto è mezzo centimetro nel cartamodello davanti e mezzo nel dietro. Misurando a me viene in totale 4 cm più grande rispetto alla mia misura della vita, ma voglio che sia solo 2 cm più grande, quindi devo andare a togliere mezzo centimetro dal cartamodello davanti e mezzo dal dietro. Le pens non le tocco perché hanno già la larghezza giusta, quindi devo andare a togliere tutto dal fianco. E niente, mi dispiace, ma dobbiamo ridisegnare di nuovo la linea del fianco. Ora, come ho fatto prima, ricontrollo al volo che sui fianchi la nuova linea si unisca bene tra davanti e dietro. È un po' a punta in realtà, quindi lo livello e mi aggiungo il pezzetto in più al cartamodello sotto.
Bene, abbiamo finalmente finito. Mi dispiace che ci siano così tante linee, ma quando si corregge un cartamodello base è bene averlo il più preciso possibile, quindi fare tutte le correzioni necessarie. Per sistemare il cinturino la stessa misura che c'è qui, dove ho già messo mezzo centimetro di vestibilità, la riporto pari pari qui e anche qui. Poi mi misuro la vita dietro e la riporto qui e qui. Ora mi ricopio su un foglio a parte il cartamodello del davanti, del dietro e del cinturino. Per fare la tela di prova faccio un cinturino più semplice, lo faccio intero sopra e tolgo la V. Ora tagliamo la stoffa e cuciamo la gonna. Qui vado veloce, tanto se vi siete visti il mio video su come cucire la gonna a tubino, questi passaggi sono già ampiamente spiegati lì. Come vi dicevo prima, ovviamente la tela di prova è una versione semplice del capo, serve giusto per capire se il cartamodello è corretto, quindi non abbiamo bisogno di fare l'orlo, io non metto neanche la zip. Nell'ordine chiudo prima la cucitura del centro dietro fino a prima della zip, chiudo le pens davanti e dietro e chiudo i fianchi. Infine attacco il cinturino alla gonna, prima faccio la cucitura esterna, poi quelle dei lati del cinturino e infine lo fermo anche all'interno. Mi rendo conto che questo video non può essere esaustivo delle tecniche di sdifettamento, però è sicuramente un punto di partenza utile per chi non l'ha mai fatto e spero che vi aiuti a capire la logica che ci sta sotto e anche a capire come trasportare dei difetti che vedete sulla stoffa su un cartamodello. Comunque sicuramente farò altri video a riguardo, soprattutto legati ai difetti che si possono creare sul cartamodello dovuti a diverse conformazioni fisiche, come per esempio un addome piatto o abbondante, un sedere più sporgente o meno, eccetera eccetera. Nel mentre sto anche raccogliendo idee per prossimi video, quindi se c'è qualche capo nello specifico che vi piacerebbe imparare a fare, fatemelo sapere nei commenti qui sotto. E se questo video vi è stato utile, non dimenticate di lasciare un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao, a presto e ci vediamo al prossimo video!